Le analisi e le informazioni contenute in questo video non rappresentano raccomandazioni ad alcuna forma di investimento. Il trading è un'attività rischiosa, pertanto la responsabilità dell'utilizzo di queste informazioni rimane in capo ai titolari di conti trading o investimento. Ragazzi, benvenuti in questa nuova live. Questo è uno speciale ovviamente che riguarda il molto probabile aumento dei tassi della Bank of England, quindi benvenuti nel podcast Trading e Mercati, l'unico podcast che si occupa di trading operativo, analisi macro e in generale mercati finanziari. Oggi è il giorno della Bank of England, ma non solo, andremo a vedere proprio adesso che cosa è successo stamattina. E stamattina praticamente anche la Swiss National Bank, insomma, facendo un riepilogo dei mercati oggi, Bank of England possibilmente di tassi dello 0,5% con possibilità al 40%. Questo è quello che ci dice Bloomberg. Hanno detto stamattina proprio a Bloomberg la Swiss National Bank, quindi la banca centrale svizzera, ha alzato i tassi all'1,75%, quindi alzato di un quarto di punto. Norges Bank, quindi la banca centrale norvegese, ha alzato i tassi al 3,75%, sorprendentemente perché ci si aspettava un aumento dello 0,25%, invece hanno alzato di mezzo punto percentuale. In tutto questo contesto l'azionario fa nuovi minimi, lo abbiamo visto stamattina ad esempio con il DAX, con il FTSE MIB che fa meno 1,10, il DAX comunque che sta al di sotto del mezzo punto percentuale negativo, quindi situazione un po' precaria per l'azionario. Nel frattempo c'è euro-dollaro che supera la barriera degli 1,10, mentre l'oro ritorna al di sotto dei 1930 e dobbiamo assolutamente insomma iniziare a considerare l'oro come un asset interessante, perché abbiamo visto di recente proprio il rimbalzo a 1920, che è stato proprio un livello che non dico stavamo tenendo d'occhio, ma è un livello di mercato sicuramente molto molto interessante. Nel frattempo saluto in chat dal vivo Ciocri, saluto Paolo e saluto tutti coloro che stanno vedendo questa live. Nel frattempo io preparo Bloomberg, così almeno abbiamo insomma, un riscontro in diretta, insomma, per quanto riguarda i mercati in generale e soprattutto per l'annuncio che riguarderà appunto la Bank of England. Io direi di andare a fare un po' un'analisi della sterlina. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo sulla sterlina. Scusate. Ecco, questa è un po' la situazione della sterlina. Questo è un grafico a 7 ore. Vediamo praticamente come il mercato ha comprato fortissimo area 1,2740 nel corso degli ultimi giorni. Dopo vari tentativi di ribasso, in questo momento il mercato è andato a ripizzicare quest'area di cui vi parlavo anche ieri, quindi un'area importantissima, quella che comprende 1,28, 1,29 sostanzialmente, in realtà 1,29,60, un po' ampia, però ecco è un'area dove vediamo effettivamente una forte resistenza, eccola qua intorno a 1,28, ok? Quindi sì, ok, per il momento la situazione sembra essere fortemente rialzista, ma facciamo attenzione perché toccare questi livelli, ritornare su questi livelli potrebbe essere un po' pericoloso. Se proprio mi devo aspettare un rialzo di sterlina, ecco, starei attento a 1,28,08 e al di sopra di quei livelli, quindi facciamo molta attenzione. Nel frattempo, come si è mosso euro-dollaro? Euro-dollaro prosegue tranquillamente la sua corsa al rialzo. Questo è un grafico a 3 ore, mettiamo il 7 ore. Il 7 ore sembra voler proseguire al rialzo, non lo ferma più nessuno, anche su base giornaliera. Sembra essere fortissimo il suo trend rialzista. Vediamo anche ecco, il 4 ore che praticamente non ha fatto minimi, sta proseguendo al rialzo senza sosta. Il grafico a 2 ore anche sembra essere fortemente improntato al rialzo. Stessa cosa per il momento il grafico orario, quindi la situazione sul forex è abbastanza frenetica, ma andiamo a vedere quello che è il cambio secondo me più interessante in assoluto per ora insieme a sterlina, che è dollaro yen. Dollaro yen sembra voler proseguire il suo trend al rialzo. Questo è un grafico a 2 ore, vediamo come il mercato abbia comprato fortissimo area 141,70, area che io ho tenuto d'occhio per un rimbalzo nel corso dei giorni seguenti, l'ho anche tradata, precisamente ho sempre comprato 141,75 più o meno per cercare degli allunghi
allunghi rialzisti che inizialmente sì si sono manifestati ma non hanno dato poi via a un movimento rialzista forte. Questo perché? Perché ci trovavamo comunque su livelli su base giornaliera che hanno fatto da resistenza, secondo me potrebbero non fare più da resistenza. Quindi staremo a vedere quello che dirà la Bank of England tra una decina di minuti sostanzialmente, quindi vedremo un po' cosa si dice da quelle parti in Inghilterra. La situazione in Inghilterra è molto particolare, anzi direi una situazione molto tesa, un ulteriore aumento dei tassi e la probabilità di vedere un aumento di 2 notch, praticamente, se vogliamo utilizzare la terminologia delle agenzie di rating. Ecco, aumentare i tassi dello 0,5 potrebbe essere molto pericoloso per il mercato immobiliare, così è stato detto, ecco, stamattina anche su Bloomberg. Quindi dobbiamo stare attenti, aspettiamo quindi cosa verrà detto, quale sarà la decisione della Bank of England e vediamo come reagiscono i mercati. Per il momento un mercato che almeno su euro, almeno su sterlina sembra voler diciamo punire un po' punire il dollaro americano. Stamattina è stato il momento, la volta anche della Swiss National Bank, quindi andiamo a vedere cosa è successo sul cambio dollaro-franco svizzero e vediamo di fatto che inizialmente perlomeno c'è stata una forte reazione al rialzo, ma il mercato è andato a sentire 0,8950, siamo ritornati indietro per ora a 0,8930. Fondamentalmente è un cambio che io non trado praticamente mai, anzi direi che forse l'ultima volta che ho tratato questo cambio è stato più di un anno fa, molto probabilmente, e di conseguenza vedendo anche il grafico giornaliero potrebbe anche esserci una reazione, ma di base è un mercato che tendenzialmente discendente. Vedendo anche il grafico settimanale, in questo momento stiamo affrontando una zona di supporto. Fossi un trader insomma specializzato su dollaro franco svizzero, in questo momento mi starei mettendo le mani nei capelli, perché è una situazione veramente molto, molto complessa, secondo me, quella di questo cambio. Da sottolineare il fatto che stamattina si è avvicinato, insomma, sui minimi della scorsa settimana, ma di base, insomma, vediamo un mercato che è molto, molto indeciso. Sembra voler tentare comunque di salire al rialzo, così come ad esempio, ecco, dollaro-yen. Vediamo se sterlina a questo punto potrebbe rientrare, ritornare, andare al di sopra di 1,2808, 1,2810, poi secondo me da lì non vorrei esagerare, ma potrebbe esserci anche una vendita della sterlina. Questo perché? Perché su base mensile, secondo me, questo cambio sta esagerando palesemente. Quello che vediamo è un grafico mensile, sta stirando troppo le quotazioni al rialzo. Non so quanto possa giovare, insomma, all'Inghilterra una situazione del genere. Diciamo così, nel frattempo leggo in chat dal vivo cosa dite. Nel frattempo saluto Samuel, Lionello, Fabio. Lionello dice: sto bestemmiando un po' per quello che sta succedendo su Telecom. Prima quasi più 1%, ora quasi meno 4 addirittura. Beh, situazione un po' particolare stamattina sui mercati. Andiamo a vedere l'azionario a 5 minuti dal comunicato della Bank of England. Vediamo un po' che cosa sta succedendo, ad esempio sul DAX. DAX che fa 4 candele consecutive di ribasso, è andato neanche a testarli questi livelli, area 8,80, anzi ci è andato direttamente sotto stamattina. Vediamo su base oraria cosa è successo. Poi il mercato si è ripreso in modo abbastanza sorprendente, è andato a ripescare area 9,40, poi da 9,40
stiamo riscesi, stiamo ritestando area 8,80. Se andiamo a vedere il grafico a 2 ore, questa è una dinamica che ci sta, la tendenza è ancora ribassista secondo me, anche su base 3 ore con tutte queste candele comunque ribassiste che ci potrebbero segnalare il fatto che l'estensione del movimento potrebbe fermarsi. Secondo me potrebbe esserci forse un ulteriore allungo, vedendo il grafico a 4 ore, vedendo più che altro quante candele a 4 ore sono così ribassiste, ci verrebbe da pensare, ok, adesso siamo scesi tanto, siamo scesi più che altro per tanto tempo con un'escursione di prezzi non eccessiva, quindi questo trend dovrebbe arrestarsi. In realtà la tendenza è ancora ribassista, quindi starei attento, insomma, a cercare i long, anche se i livelli su base settimanale sono buoni. Per il momento di breve non mi sento di insomma, pensare a un rialzo adesso sul DAX, poi chissà nella giornata. Per il momento non ho posizioni aperte, non ho operazioni aperte. Ho provato l'allungo al ribasso stamattina sul DAX, ma anche in quel caso, insomma, chiusa a metà. Poi il mercato sì, ha proseguito al ribasso, potevo chiudere ulteriormente, ma appena ho visto che insomma stava tentando di risalire, ho chiuso tutto e poi non mi sono girato long, anzi ho aspettato che il mercato ritoccasse dei livelli interessanti, ma in realtà la dinamica tecnica sul breve, soprattutto su 15 minuti, mi diceva di un'inversione. Poi insomma circa un'oretta fa ho rishortato il DAX intorno a 9,32 e l'ho chiuso a 905. Il mercato ha proseguito un po' a ribasso, è andato addirittura sotto 8,90, ma chi se ne frega, va bene così. È un mercato in questo momento secondo me molto nevrotico, se proprio devo dare una definizione al mercato in questo momento. Andiamo a rivedere sterlina, perché ci siamo, mancano 3 minuti ragazzi, solamente 3 minuti. Allora, vediamo che dite nel frattempo in chat dal vivo. Frank dice buongiorno a te Frank. Fabio dice pezzi 0,25 o 0,5 in Inghilterra. Io 0,25. Beh, le probabilità dicono 0,25, quindi mi verrebbe da dire 0,25. Secondo me un rialzo dello 0,5 ragazzi è pericoloso, Ripeto, come ho detto diverse volte sulle banche centrali, bisogna stare attenti con i rialzi dei tassi, perché non è un videogioco, cioè nel senso la Bank of England è l'unica che è legittimata ad alzarli effettivamente, però bisogna vedere poi gli effetti sull'economia. Per il momento non ne abbiamo visti di rilevanti, però questo non vuol dire che non ci saranno, quindi secondo me un rialzo dello 0,5 potrebbe anche esserci. Fonte Bloomberg, sentivo proprio stamattina, se ti sei sintonizzato da poco, insomma, danno un rialzo dello 0,5% con una probabilità del 40%, quindi cioè praticamente il mercato, gli operatori sono divisi sul possibile aumento dei tassi. Quindi stiamo a vedere. Allora ragazzi, manca pochissimo, manca 40 secondi. Vediamo che succede su sterlina. Mettiamo un grafico a 15 minuti. Per me potrebbe anche esserci un forte rimbalzo dell'oro oggi, comunque. Lasciando stare un po'. Sterlina 1,28,40, 1,28,30, attenzione, Vediamo che cosa hanno detto. Nel frattempo qui su Bloomberg ancora non dicono nulla. Alzato di mezzo punto, ragazzi. Alzato di mezzo punto. Stanno al 5%. Al 5%. Bank of England alza i tassi al 5%, ragazzi.
5%. Vediamo un po' se vendono quest'area qui. Già questi sono livelli buoni in realtà. Some of the commentary saying the full impact of rate rises will not be felt for some time, seeing the UK economy stagnating in the second quarter but growing in the third quarter. How does this cohere with this idea of more aggressive rate hikes? The 7-2 split, very interesting at a time when the vast majority of commentators thought that this would just be a 25 basis point hike. They went against it, took a page from the Norwegian Central Bank and went 50. And I think that's very important. The combination here today of the action of the Swiss, what we saw in Oslo, and now what we see in the United Kingdom is, with respect to the Bank of England, Lisa, the lesser banks saying enough, we're going to act. They say inflation is expected to fall significantly this year. They do say, though, that further tightening will be needed if signs of more persistent inflation persist. Ongoing feeling that there was some sort of unanimity with respect to the importance of hiking rates. Nobody on the committee thought that it was important to keep rates where they were. Nel frattempo, ragazzi, io sono entrato short, poi vi faccio vedere l'operazione sul canale Telegram, quindi se non siete iscritti, iscrivetevi al canale Telegram, ragazzi. Iscrivetevi al canale Telegram e vi faccio vedere l'operazione che ho aperto da poco su sterlina, ovviamente short. The bottom line is a tight labor market. I would suggest, Lisa, over the last 18 months, that's collectively what the central banks have gotten wrong. Non sono entrato benissimo, però. Sono entrato a 1,28,20. Già l'ho coperta, ovviamente. Quindi se il mercato sale non ho perso niente, mi va bene così. Adesso vediamo se regge 1,28,08. Ancora long qua la situazione, Il mercato praticamente se n'è andato giù per ricomprare. Stiamo a vedere se regge 1,28,08. Se molla 1,28,08 probabilmente se ne potrebbe andare giù, Questo è un grafico a 3 minuti, ragazzi, quindi veramente breve. Questo è a 5 minuti, vediamo se regge. Anyway, when they have been repeatedly emphasizing the lag in monetary transmission. As you say, it follows the other central bank this morning. They're really trying to get a grip of inflation after that fourth inflation surprise yesterday and the tight labor market too. The risk becomes about recession. Now, Bloomberg Economics research showed that if rates get to 6%... Vediamo che dicono su Bloomberg, ma sentite Bloomberg? Sentite Bloomberg? Questo è grafico a 5 minuti, ragazzi, But of course this is more pressure for mortgage borrowers, so it ramps up the pressure on the Chancellor Jeremy Hunt to do more to help people who are going to face even higher risk of repossessions now, but he doesn't want to go against the Bank of England. Well, Lizzie, there's a confusion here in the forecast that we saw from the Bank of England today. They see stagnation with respect to the UK economy in the second quarter, but a bit of a rebound in the third quarter. Is that coherent with 5% rates in the region and potentially 6% rates as soon as December? 20 secondi alla chiusura del grafico a 5 minuti, può succedere di tutto, On the terminal, as I say, 6% rates is where Bloomberg Economics sees a recession being triggered. And now that we've already got this half-point hike today, I expect that markets are going to be pricing an even higher peak rate. They were seeing 6% before, some traders seeing 6.25%, so you can expect those bets to go up. Lizzie, I met at the IMF meetings. I had a wonderful panel including Tenreo of Argentina who's visited. Nel frattempo euro-dollaro rimane tranquillamente al di sopra di 1,10. Il 5 minuti probabilmente potrebbe rifare un test di 1,28,08, ma secondo me già da qui forse potrebbe scendere. Beh, questa shadow è importante,
through the vote split. So clearly it seems to me the bank is trying to communicate that this is a hawkish, they're being hawkish through the vote split. The fact that none of them have gone for a hold is that message all over. But remember, 5% ragazzi, last meeting. She's going to be replaced by Megan Green from your side of the pond, Tom. And she too has been making hawkish noises, unlike Tenreiro. So perhaps it could be even more. We could see allora ragazzi, quindi insomma, Bank of England, scusate, sterlina 1,2784. Her path to the Bank of England. Elizabeth Burden joining us this morning from Queen Victoria Street here in truly an historic moment. There's no other way to put it. As a sideshow, moments ago, the Turkish Central Bank says tightening will be timely and gradual. Lira pops out to a new weakness over the last number of days. A sideshow, but nevertheless idiosyncratic and important, as Lisa would mention. Right now on the story, and for those Manca ancora parecchio ragazzi per decretare insomma un trend su sterlina. Per il momento stanno testando praticamente dei livelli importantissimi. Questo è il grafico a 15 minuti, quello che vediamo. Switzerland, I'll get it, it's an S country. Switzerland, Norway, I'm doing well this morning. Hanno alzato tutti i tassi di interesse oggi. Oggi è stata una giornataccia per il settore finanziario in generale, perché si sono alzati praticamente tutti. Proprio il denaro a livello globale sta salendo di prezzo, sta salendo di costo. Suddenly, is it a hawkish tone in Europe? I think this is clearly a hawkish tone from the UK and from Norway as well. Clearly this, Questo di nuovo 15 minuti sterlina, vediamo che cosa succede. There had been quite an intense debate. There were question marks about whether there would be a 25 or 50 basis points from the Bank of England, also for the Norway as well. But clearly this is a surprise. And just running through the statement quickly, the reasons are very Questo grafico a 3 minuti. Stanno comprando 1,2780. Yesterday's data really did help trigger that debate about whether 25 or 50 would be necessary. Si è in questo momento quindi ridotto fortissimo il delta tassi sul cambio sterlina-dollaro. Really standing out with an increased wage pressures there, while other countries are starting to see a bit of a si è ridotto parecchio. Or a rollover. If you Quindi look at other European countries, look at the Fed, or insomma, the US, UK really stands out from that core services and wage pressures angle. We're watching the pound strengthen in response to this surprise 50 basis point rate hike from the United Kingdom, which is a departure from what we saw for the Liz Truss. Questa è grafica a 5 minuti, vediamo come chiude. Questo grafico a 5 minuti, ma anche a 1 minuto. La situazione, insomma, come vedete i prezzi sono rientrati al di sotto di 1,28 e stanno facendo quella che io definisco un pattern di inversione al ribasso, perché il mercato fa massimi, poi scende, fa di nuovo massimi, addirittura qui sotto, rientra con i prezzi qui dentro e poi il mercato va a ripizzicare questi massimi e scende, quindi tecnicamente dovrebbe proseguire al ribasso. Stiamo a vedere. Considerate, mancano 40 secondi alla chiusura di questo 5 minuti. Può succedere veramente di tutto. Secondo me potrebbe anche andare a ritestare 1,28,08, ripeto. Vediamo il grafico a 20 minuti. Ritestarli per poi vendere, secondo me. Secondo me su sterlina stiamo esagerando. Di conseguenza ho una view strettamente ribassista su sterlina. Now, we do feel that the monetary tightening will trigger recessions in a number of different countries. I think a soft landing is very difficult. And unemployment rates are starting to nudge higher, but 1,2779, 1,2780. Beh, brutta chiusura per sterlina su 5 minuti, infatti. So inform our American audience
Infatti. Mancano 5 minuti alla chiusura del 15 minuti, quindi andiamo a vedere un po' che cosa succede sul 15 minuti. Questo è un segnale inequivocabile di un ribasso. Se fallisce anche il test di 1,2750, ragazzi, sterlina oggi crolla. 27,60, ragazzi, ho fatto un trade stupendo. How much of the United Kingdom is truly in recession right now? Un attimo che faccio lo screen del trade. Un attimo solo, The Bank of England are limited to what's happening to the aggregate inflation rate. What is their target, and how do we get back to the target? So the regional divergences is very difficult to tackle without fiscal measures and structural policies to target those issues. Now, if we think about ritorniamo su sterlina. Sta testando proprio 1,2750, in realtà è andato a testare 27,40 addirittura. Vediamo il grafico a 20 minuti. Beh, sembra, mi sembra fortemente ribassista. Nel frattempo euro-dollaro rimane tranquillamente al di sopra di 1,10. Scusate un secondo, vado a pubblicarvi il trade che ho fatto adesso su sterlina nel gruppo Telegram. Un attimo. If you're just joining the program right now, we've been talking about how the hawkish tilt of central banks around the world has gained steam and will continue to do so. This one, though, you mentioned this in brief, Tom. Turkey raising rates, doubling interest rates, goes against all of the ethos of Erdogan over the past couple of years. This is the first rate hike going back to 2000. Allora, se volete vedere il trade che ho aperto, che fondamentalmente stavamo in diretta, vi iscrivete al canale Telegram in descrizione, che è gratuito. Il link lo trovate qui sotto in descrizione e vedete il trade che ho fatto, il trade che ho aperto qui in diretta. The rates are going to rise from 15% to 15% from 8.5%. This is a changing of the guard for Erdogan, and you know I've read a fair amount about this when I was in Turkey, a fair amount for Bloomberg, and at least it's what I would. Questo è il grafico a 3 minuti. Allora considerate che tra 2 minuti chiude il 15 minuti e il 15 minuti è un time frame fondamentale per capire cosa può fare. Ad esempio in questo momento sterlina è palesemente ribassista, la situazione è palesemente ribassista, poi manca un minuto e mezzo, meno che insomma non ritorniamo qui sopra, a quel punto sterlina va a 1,29, ma non credo, per il momento non credo. So I think, first of all, I think we need a road trip. Surveillance in Istanbul, I think, would work. Yes, I would. Diamo il 3 minuti. Well, it can be a food road trip as well, but I think this is important, and you see 5 minuti. 3.60. Attenzione, Spot on about the new leadership, formerly of Goldman Sachs, of First Republic, of Princeton, heading over there. Maybe this is a real sea change, at least for the moment, in terms of monetary policy. questo forse potrebbe essere un rimbalzino che serve per rivendere. Altro livello che ho segnato, 1,2768 per la precisione, questo qui. 27,68. Questo livello qua dovrebbe addirittura ripartire giù, potrebbe ulteriormente affondare. Comunque la chiusura su 15 minuti non è buona per sterlina.
Chiusura pessima di sterlina su 15 minuti, dovrebbe affondare ulteriormente al ribasso. Anche il 20 minuti, non buono, assolutamente. Vediamo il 4 ore, vediamo i time frame più lunghi. Vedete, ha fatto il test di questi minimi a 1,27,40, quindi se molla questi, ragazzi, sterlina 1,26,80, probabilmente. Non so se oggi. Vediamo il giornaliero. Questo è un bel livello, 1,26,80. Stiamo a vedere, insomma, che succede. Bloomberg Wall Street Week live Friday with replays all weekend on Bloomberg Television and Radio. Purtroppo queste sono situazioni con una volatilità talmente alta che non dico può succedere, può succedere di tutto, ma quasi, Vediamo se prosegue. Secondo me dovrebbe proseguire. Un altro livello che vedo comunque importante sul grafico è questo, 1,27,15. Vediamo anche il 20 minuti se ci può dare un'ulteriore conferma di questa discesa molto importante al momento, Stiamo parlando di 80 punti dai livelli attuali, dai massimi ha fatto una figura, ok? Quindi c'è tanta volatilità in questo momento su sterlina, Almost every single of the 16 of the 18 participants on the FOMC wrote down that they do believe it'll be appropriate to raise rates, and a big majority believes raise rates twice this year. And I think that's a pretty good guess of what will happen if the economy performs about as expected. Claudio dice: complimenti Davide per lo short su un ottimo livello. Come vedi il Nasdaq oggi continuerà a ribasso? Fino a che livello può scendere questa settimana? Il Nasdaq magari lo vediamo tra una mezz'oretta, che praticamente iniziamo ad avvicinarsi alla sessione pre-market. Sul Nasdaq, ragazzi, sono un po' combattuto, Comunque vediamo un po', facciamo un po' un'analisi a sangue freddo e poi vediamo che succede in apertura. Sull'apertura me la gioco parecchio, nel senso che magari vado a individuare qualche livello che può essere interessante e poi me lo prendo di breve. Però ecco, per il momento la dinamica che c'è sui mercati di breve e ribassista l'abbiamo visto anche ieri sera, ragazzi, che alla fine il mercato mi ha fregato a 9,20, però quando è ritornato a 9,80 l'hanno rishortato pesante ed è sceso di 100 punti a fine serata. Quindi Way out front on this morning was Kit Jukes of SocGen in his morning note. Vediamo il 20 minuti che sta facendo, manca 1 minuto e 40 alla chiusura di questo 20 minuti. If you raise rates, it's good for your currency until it's not. And you wonder if that's where we are. Right, and how much do we see this in other economies as well at a time when you have these two tensions? Rate hikes good for the currency typically if it kills inflation, but slower growth bad for our currency. And when that starts to take over for the hawkishness, then central banks are between a rock and a hard place, hiking into weakness, and that's where we are in a number of places. Oil $70.90 gives way by $1.63. Maybe that's some of the recession slowdown. Vediamo se prosegue da qua al ribasso di sterlina. Closely before Governor Bailey's comments, 127.64. It is a political discussion always with Daniel Clifton. He's head of policy research at Strategas. It is a Baird company. Comunque insomma, commentando, aspettando un attimo le chiusure, commentando la situazione della sterlina, insomma è palese la situazione di difficoltà che l'Inghilterra sta affrontando. Lo dicevamo da parecchio, il prossimo, secondo me, la prossima area economica da tenere sotto osservazione per quanto riguarda il pericolo, la sua pericolosità è il Giappone, come insomma sto dicendo ormai veramente da parecchio tempo, e di conseguenza la sterlina ha fatto più o meno, non dico quello che ci si aspettava, perché il rialzo di mezzo punto era dato al 40% di probabilità, quindi non era neanche facile prevederlo, però 40%, ragazzi, sterlina sta riprendendo.
but it's raising economic risks, and that's what we're starting to see. Are the politicians aware of those economic risks? When I look at a given unemployment rate in Kansas or Ohio, I'm looking at 2.x% unemployment. That doesn't sound like a recession. So I think there's some hope here and hope is not a strategy, but there's some hope here that you can actually get inflation down and employment is remaining strong. The problem with that is that you're now in the middle of a pretty big liquidity drain. We drained about $80 billion of liquidity. Siamo sul 15 minuti. Sarebbe assurdo che sterlina va a ricoprire tutta questa candela. And so you have slower growth, you have less liquidity. Se ci torna è perché magari vuole vendere, secondo me, non per altro. Sarebbe veramente incredibile. So I tend to think that we're going to have weaker growth in the second half of the year. Politicians think we may be able to do that without avoiding a recession because they're still focused on inflation. I think the recession risks here are growing. One of the key and perhaps underappreciated risks of the past 12 months has been the fiscal impulse, the fact that you have niente, invece sta rimangiando praticamente tutto. Però da qui, secondo me, se il 15 minuti ha validità come time frame, insomma, cioè se superiamo di nuovo, ritorniamo qui sopra 1,28, praticamente sterlina ce la ritroviamo sopra 1,29 tranquillamente. Mi sembra veramente assurdo. Yeah, so first, I think that it started this week where the TGA is no longer offsetting QT. And so this was the first week we've had QT post-debt ceiling. And so the liquidity drain has started. The next step is exactly what you're referencing, Lisa. And that is vediamo se risente questo, 1,2785, 86. In the next couple of days, the Supreme Court is going to rule down President Biden. Nel frattempo euro-dollaro rimane sopra 1,10. And then you're going to have these student loan payments come in. That's about a 0.3% of GDP drag. When that consumer hits, it's meaningful. It's not something that should be viewed as insignificant. And we anticipate that the president will put forward a plan to do what's called income-driven repayments almost immediately after the Supreme Court. Vediamo se da qui riprende sterlina. Some of that drag from student loans being deferred. But students with loans have not had to make payments for almost 3 years now. They've allocated that to other spending. And once those student loan payments begin to come in, it will begin to divert funds back into student loans. And you see it with stocks like Sophie, which are up dramatically since the debt ceiling deal, which forced these payments to come in. 3 minuti. I was reading a Morgan Stanley report about this last night, and they were talking Da qui about dovrebbe riprendere a ribasso, almeno teoricamente. There are 27 million borrowers still with these loans in forbearance, about $41,000 of debt per borrower. How much is this going to accelerate the decline in inflation, or is this something that's really peripheral that people are just sort of clinging to with the hope that it will disinflate things faster? Yeah, I think it's going to have more of an impact on growth than it will on inflation because the money supply contraction is really taking care of inflation. There's about a 16-month lead between money supply and CPI. We've been negative for a while, so inflation's going to come down even with these payments kicking in. What it does is it begins to slow the consumer down, which has been the engine of growth. And the key issue will now be whether jobs continue to hold up. Because if jobs hold up, this is somewhat manageable. But if you have this drag on the consumer hitting while jobs are slowing, then it will matter. And the key metric here is to watch the household survey in the payroll reports, because if credit is tightening at the banks, that will show. Niente, sta fallendo il test praticamente, assurdo. Andiamo al 15 minuti. Cioè, sta invertendo praticamente. Sta invertendo sterline, assurdo. Assurdo. Of course, an outlandish question to the chairman, and of course he's an Obama guy and all that, so you just know that he's got Jerry Garcia nailed down. Wiley Nickel to Jerome Powell. I was excited to see that from public reporting that you were at the most recent Dead & Company show. I've been to this. Io ho rinforzato lo short. But we weren't here. How was the show? Did you like it? Oh, it was terrific. What can I say? So, it was ho rinforzato lo short, ragazzi. For 50 years, so.
Oh, I could see him as a young lad buying those white cassette tapes we used to buy. Alabama Getaway. Dan Clifton, this is the talk of the financial community here. Are you a Vediamo nel frattempo che fa dollaro yen a questo punto. Beh, dollaro yen sembra che vuole continuare a salire in realtà. Quindi se si apprezza il dollaro, vediamo anche dollaro franco svizzero, no, invece rimane lì sotto. Beh, dollaro yen se si apprezza tecnicamente dovremmo vedere anche un indebolimento della sterlina. Vediamo un po' dove sta. Oh, infatti sta leggermente riprendendo al ribasso. Ok, ottimo. Io ho rinforzato a 1,2792. The reverse repo rate goes up, and if the reverse repo rate gets up, less money will come out of reverse repos to suck up that treasury issuance. If it's not coming out of reverse repos, that means it's coming out of bank reserves, and that starts to put pressure on the banking sector. That to me is certo, il grafico a mezz'ora, ragazzi. Il grafico a mezz'ora è proprio l'indecisione totale della serie che vogliamo fare. Il 45 minuti è quello che di fatto mi direbbe che il mercato potrebbe essere fortemente short per la prossima mezz'ora. Quindi rimango per il momento short. La posizione è coperta. Certo, mi dispiacerebbe un casino andare in stop, più che altro chiudere la posizione praticamente a pari, visto un'estensione di movimento di una figura. Questo è il 15 minuti. Mancano 3 minuti alla chiusura di questo 15 minuti. Vediamo che cosa fa in questi ultimi 3 minuti. Sta chiudendo adesso questa candela da 3 minuti. Chiuso fortemente negativa. Si ritorna un po' indietro su sterlina, vediamo un po'. Dollaro yen prova ad accelerare da 141,90 a 142,04, si fa 15 punti. Vediamo anche euro, ritraccia, potremmo vedere il movimento che magari ci stiamo aspettando. Mi sto aspettando. Il 5 minuti pessimo, cioè pessimo nel senso che ha fatto un bel movimento. Adesso di nuovo su questo livello 1,2768, che era quello secondo me dove doveva ripartire lo short. Adesso sta facendo, diciamo, da supporto, diciamo così. Nel frattempo mi copro la posizione a 1,2792. Ho dimezzato l'esposizione su quella a 1,2792. Così almeno se il mercato va ancora sopra sono coperto ulteriormente. Adesso bisogna vedere come chiude il mezz'ora. Bisogna vedere come chiude il mezz'ora. New teams, new leagues, new business models, even entirely new sports. I never in a million years would have thought this is what my life would be like. C'è proprio indecisione totale, decisione totale. Nel frattempo l'oro 1927 non prosegue, perlomeno per il momento non sta neanche tentando di rimbalzare. Ok, manca un minuto alla chiusura del mezz'ora, vediamo come sta chiudendo. Sto osservando qui su un altro grafico che ho io, il grafico a un minuto praticamente sembra voglia invertita, ha proprio toccato 1,2768 quasi come un supporto. Ci manca solo che tra 3 minuti questo va a chiudere sopra 1,2785, 1,2790 e probabilmente a quel punto potremmo rivedere 1,2808. Stiamo a vedere, secondo me per il momento la situazione comunque è ribassista. Ripetiamo, 45 minuti mi dà idea che potrebbe partire un forte ribasso.
almeno non dico tanto, ma forse potremmo ritestare 1,27,15, 1,27,20. Ecco, esagero, lo porto qui sopra, stiamo a 1,27,20, quest'area qui. Under communication. We need to go to Quindi secondo me, insomma, They need to find their inner self. Maybe he needs to listen to the Grateful Dead. We'll have to see there. Good. Thank you, Wiley Nickel, for enlightening us with Chairman Powell's view on Dead & Company today. The pound is dead. There's a lot of huge research output. Allora, chiuso il mezz'ora. Jordan Rochester, I thought, Lisa, was Beh, sembra essere fortemente ribassista, livelli da tenere sott'occhio sempre gli stessi. 1,27,95, 1,28, insomma questi qui. Euro-dollaro 1,10, tiene 1,10, dollaro-yen prosegue leggermente al rialzo, ancora 142,06. Vediamo il 20 minuti. Offsets the rate hikes in the currency space and starts to detract potential investors, Tom. Questo è il 20 minuti. Questo ovviamente è il 15 minuti. Underwhelming feeling to what Simsek and the head of the central bank have done here. They have acted off of the huge difficulties in Turkey, and we have a much weaker Turkish lira now, getting out threatening 24 lira per dollar. We'll do much more on that, because in a moment we've got the right guest for that moment. Futures at negative 15. Probabilmente questa situazione di non accelerazione al ribasso al momento è sicuramente data da una dinamica settimanale che è fortissima al rialzo. Quindi più che altro, ecco, euro-dollaro sopra 1,10. Adesso si è riportato leggermente al di sotto di 1,10, sta a 1,0998, 99. 45 minuti a questo. Rivediamo un po' il 45 minuti, visto che manca una mezz'ora alla chiusura del 45 minuti. Vediamo l'orario. Boeing shares also lower by 3.4%. And this is the other story, the labor story that we keep talking about. There is a potential strike at its biggest supplier. Union workers voted to vediamo se regge sempre quest'area qui, 1,2785, 1,2790. Nel frattempo il mercato comunque guardate che ha fatto, cioè se n'è andato giù fortissimo, è stato ricomprato, poi è ritornato qua sotto su questo supporto, quindi mi potrei aspettare qua a lungo e poi forse un ribasso qua. Moments ago, so the guest is so timely here on Turkey, Lisa, we've just got to stay with that. Moments ago, the Turkish lira in failure of their policy breaches through 24. That's just a shocking number to see this explosion of Turkish lira up. They raised rates, but not enough. Market speaks. It's not making sense. And right now you can get vediamo i grafici più lunghi, ad esempio ecco il 7 ore. Il 7 ore è andato proprio a pizzicare i livelli praticamente che ha sentito stamattina, quindi questo è un forte supporto, è un 1,2740. È un livello molto difeso. It's not an overnight thing, even with the replacement of the staff and the decision makers there. It's going to take a while for a central bank that has avoided raising interest rates to gain the credibility of the market. The market's going to have, they're going to be doubters. And I think when you have a situation like this, it's important for the central bank to start to reassert its credibility by doing more than the market expects, not less than the market expects. I want to make a case that in those emerging markets that have tried to tackle the inflation story head on and early, you have seen a lot of success. Obviously, Turkey's not one of them. But look at Brazil. They're on the verge of starting to cut interest rates, perhaps as early as August or September. Same with the Chileans. These countries were aggressive in hiking rates during the inflation up move, and they're going to be early in cutting rates with the inflation down move that they're seeing in these countries. Turkey's an exception here. Okay, it's an exception. However, it's piling on the hawkish tilt that we've heard from central banks around the world today. The Bank of England, we've seen siamo rientrati lì dentro, eh? Vediamo il 45 minuti che fa. I think that's exactly the reason why it had to raise by 50 basis points instead of 25. Now, granted, we did not expect that they were going to raise by 50. Vorrei che andiamo di nuovo a ritestare 1,28 e 0,8, quelle parti là,
difficile. Comunque per me tutto ciò che sta qui in mezzo dentro quest'area è ribassista. Questo è il 3 minuti. 8.2%. In fact, it came in closer to 9. I think it's because of implicitly this 50 basis points is an admission of the mistake and a way to correct it. And I think that's why it happened. Alan Schwartz put this team together at Bear Stearns with your leadership, Emmy Shayo and David Malpass driving the U.S. and global dialogue, John writing as well. Terry, you've seen this so many times before. How do you link, we rationalize idiosyncratic stories like Turkey or Argentina back to the central banker of the world, Jerome Powell? How do you link Powell's actions to what we see unraveling here, there, and everywhere? I think we have to be very cautious. Dollaro yen prosegue al rialzo, 142,10 addirittura. Vediamo un po' al volo. Dollaro yen che ha, cioè sembra ben improntato al rialzo. Dollaro yen, vediamo euro dollaro, cioè questo qui è tecnicamente un segnale ribassista, quindi but we can measure this. And the peak of labor activism in the U.S. took place last summer. It has since died down. It makes plenty of sense. We've seen more layoff announcements in the U.S. The U.K. and Europe are very different. We're seeing a lot of labor activism now. We're seeing a lot of concessions by the private sector, even governments, to these higher wage demands coming out of the workers. And as a result, the U.K. and Europe are delayed with regard to their ability to fight inflation and bring it down. Vediamo che succede nei prossimi 20 minuti. Questo è il grafico a 20 minuti di sterlina. Mamma mia, sembra si sta girando addirittura al rialzo. ISM Services survey. The Atlanta Fed's flexible price index, they're all pointing downward for inflation in the U.S. I have a feeling, and by the way, Powell even hinted at this in his testimony yesterday, I have a feeling that in the back half of the year, you're going to finally see that so-called stickiness that we're seeing in the PCE inflation index and the CPI inflation index start to recede and come down. And by the way, I think the market understands that. And that's why the dollar has resumed being weak again, because it sees the Fed coming to an end with its rate hikes. It doesn't see that yet in Europe or the UK. When we go into the mid-year reviews at JP Morgan Publishing, capisco che diciamo è molto difficile, no? Logicamente entrare short su un cambio che praticamente ha visto una banca centrale che neanche mezz'ora fa ha aumentato i tassi dello 0,5% di mezzo punto percentuale, quindi però tecnicamente la situazione è questa. Rivediamo di nuovo sterlina, scusate questa piccola pausa, immagino siete tutti concentrati sulla situazione tecnica attuale, ma ragazzi ovviamente la operare sulle banche centrali non per fare il fenomeno, ma non è per tutti, ok? Vedete come sente questo livello? Questo è un grafico a 3 minuti. Questo livello è sentito parecchio dal mercato. Vediamo come va a chiudere il 20 minuti. Manca 1 minuto e 45 alla chiusura di questo 20 minuti. Guardate quante volte il mercato ha venduto questi livelli. Questa è stata una sparata. Così il mercato è andato a ritestare questi livelli, li ha ricomprati perché su 7 ore erano forti. Qui sta fallendo la ripresa, di conseguenza secondo me se andiamo giù, andiamo ben al di sotto di 1,27,40, potremmo andare a testare 1,27,20 e forse andare anche leggermente oltre, verso 1,26,80 nel corso di tutto il pomeriggio. Abbiamo una giornata davanti su sterlina, quindi Yeah, these are all great questions. Let me start by saying that the way that the PEC price index is computed or calculated, and the way that the CPI inflation index is computed, has questo è il 5 minuti. Abbiamo visto insomma prima su euro dollaro comunque questa debolezza, su dollaro yen il mercato che sta tentando di andare ancora su, quindi vediamo se sterlina prosegue al ribasso. You have to look at only the basket of things for which we can observe prices. And when we do that, we see a lot more disinflation already. Just compare, for example, that Atlanta Fed index, the flexible basket versus the sticky basket, has seen a huge divergence in the last few months. What is the potential shock to longer-term rates
if this is somehow reversed, if somehow people are getting it wrong and inflation does remain stickier in the US and follows the European story. Yeah, so if that's going to be the case, you're going to see the back end of the yield curve go up a little bit in the US. At the same time, it doesn't mean that the curve will get less inverted, because we could see short-term rates go up as well. I should say, however, but to the extent that we're going to see longer-term rates go up, it's going to be because inflation break-evens go up. It's going to be because that inflation expectation goes up. Questo è il 15 minuti, rimettiamo al 5 minuti. The result, long-term inflation expectations goes up, inflation break-evens go up, and that drags higher. Vediamo anche il 20 minuti, che è questo time frame ibrido. Bah, anche qua tutto e niente, cioè nel senso andate a sentire questo come supporto e questo come resistenza. Sull'estensione andate a sentire questa come resistenza e questo come supporto, ragazzi. You saw the dead when the dead was the dead and not the dead in company now. And to parlay off this, I'm going to go to what a long, strange inflation this has been. What does a pandemic disinflation look like? This is an original inflation, isn't it? It's original only insofar as the Federal Reserve and a lot of central banks made the mistake of printing too much money at a time when they thought that the pandemic would not end, or at least they took the risk. 45 minuti per praticamente chiude alle 2. Questo è il grafico orario. Liquidity balances in the economy. The important thing to keep in mind is that those impulses that created the inflation in 2021 and early 2022 are more or less over and done with the possible. Mancano 3 minuti alla chiusura di questo 15 minuti. If you look at real monetary balances in the US, because of inflation and because of QT, they are back to trend level. They went up about 15 or 20% above the trend, and they've come down 15 or 20% back to the trend. That's a very strong indication, a very strong suggestion that the inflationary impulse that the central banks had created is no longer in play. It's no longer manifest. The longest dead concert, Terry was at the concert. He stood for 6 hours. The longest dead concert ever. 6 hours. Okay. That's on the edge of Springsteen. Yeah, they have epic concerts, and evidently they used to have even more epic concerts as Get a little older. Was, you know. Terry Weissman. Nel frattempo sto vedendo oro 1926. DAX si riprende un pochino, 15.925. Standard & Poor's right now down 0.3%. And you mentioned Turkey. The lira is now the weakest on record, dropping 2.5%. So failure is correct. And I keep wanting to go back to what Terry was talking about. It is a credibility gap. And once you lose credibility for a central bank, it takes quite a bit to get it back. And an about face doesn't necessarily take do the job, just simply because it raises more questions than it does gives answers. Let's summarize right now. We're going to do that as we move through the morning here. Again, an important conversation. Maria Tadeo with the Prime Minister of Ukraine coming up in the 8 o'clock hour. But Lisa, let's just summarize up here. We started with Switzerland and Norway with what I'm going to say are fairly shock increases in interest rates. And as Lizzie said, no one really was calling for this 50 basis points from the Bank of England. It was a surprise. It was not the consensus, which called for 25 basis points. They also talked about potentially raising rates even further in subsequent meetings. Then you had the Bank of Turkey, central bank there, raising rates too, which is completely a separate story, and yet still jumping on this train. Do we see a different story in Europe? And if so, will these be enough? Will this be enough to curtail some of the inflation and the wage dynamics while not torpedoing growth to such a degree that you scare away a bunch of investors? Agonizzante questa situazione. Kingdom economics, and this is Beveridge and the rest of them a century ago. Clement Attlee as well, and Terry Weissman, Dr. Weissman nailed this, where it's about the labor differentials, the labor union structures and negotiations. Ragazzi, siete silenziosi, ma in realtà anche io, perché stiamo ancora sulle spine. Siamo praticamente all'interno di un trading range anche relativamente stretto, perché 1.27.95, 1.27.70. Sterling 127.82 there, up to 128 and comes back here in the last hour. 10-year yield 3.74%. Questo è il 15 minuti, sta chiudendo praticamente rialzista, neanche di poco. Questo è il 20 minuti che
Vabbè, chiude un bel po', quindi questo è il 45 minuti che chiude tra 15 minuti. Ennesimo test di 1.2795. Well, first of all, we don't bring that to the boardroom. Our time is spent with the CEO, Guardate il 5 minuti. the CFO, and share our plans with them outside the boardroom. We try never to solve an issue in a boardroom. Okay, it's always best done the day before, the week before, outside that room. We wouldn't be there if they really were doing well. So it's really hard for them to straight face and tell us we're doing well. And we presented with a plan. Manca un quarto d'ora alla chiusura dell'orario. Stiamo a vedere, sicuramente ci sarà un pochino di volatilità, soprattutto sulla chiusura. Mercato, se adesso vi faccio vedere, vabbè, l'avete visto anche sul 5 minuti, ma tutte le volte il mercato sta sentendo parecchio 1.2770, così come sta sentendo 1.2790 praticamente. This June, in honor of Pride Month and Juneteenth, Bloomberg brings you a special equality series every Thursday in June at 1 p.m. Eastern. Bloomberg Equality, celebrating inclusion this Pride Month. Grafico a 2 ore è questo. Grafico a 3 ore. Il grafico a 3 ore è interessante. Bloomberg, top experts, great questions. We see the momentum. We see a Q2, to be honest, Q2 2023 from a revenue point of view, which is 5 minuti sempre. So overall, I would say this bank is Lionello dice quasi addormentati, direi. Beh, in effetti praticamente sta facendo trading range totale in una situazione dove in realtà dovrebbe esserci parecchia direzionalità, però molto probabilmente è dato dal fatto che su base settimanale sterlina è fortissima al rialzo e di conseguenza, insomma, magari il mercato è un po' restio a farla scendere pesantemente. Però sto parlando, ecco, di un test di 1.2720, sto parlando di un crollo totale di chissà quante figure in un solo giorno. Quindi he's righted the ship, there's no question about that. When does the street begin to give Deutsche Bank a valuation of a higher book value? Look, there's a number of ways of looking at this, Tom. Let's start off with kind of how he looks and feels. He is much more relaxed. He is much calmer. He has a more positive view of the world than I think I've ever heard from him. Nel frattempo che c'è questo trading range, ragazzi, qui su Bloomberg da stamattina che stanno parlando spesso di Deutsche Bank. E la sono andato a vedere a livello tecnico, ragazzi, stanno messi male, su Deutsche. Stanno veramente messi male. Poi magari ne parliamo oggi pomeriggio, perché c'è il podcast sempre oggi pomeriggio alle 19, quindi non perdetevelo. At Deutsche Bank, and we had that day when Deutsche CDS went crazy and shot higher. Now he certainly feels a sense of frustration that they are still in that place, but he says, look at what happened in that situation. We got through it. We are a profitable bank. So I think he is pleased with where questo è il 20 minuti. Rimettiamo anche euro-dollaro, che insomma ha fatto questa candela un po' bruttina. Dollaro-yen tenta di proseguire oltre i 142 e 15, insomma quell'area lì. And it has to come with expansion. And what we saw from Numis, our American audience doesn't know Numis. What is Numis and what does it mean? So this is what they were buying with Numis, which is a big corporate bank in London, big corporate house in London. They're buying a
a huge number of corporate relationships. And this is where Zaving wants to take the bank. He talks about the house bank. This has been his strategy from the get-go. The trading side of the business, he wants to downgrade that. He wants to upgrade and balance out these two sides on the corporate side. That is the bank that he wants to become. So Numis fits with that strategy in so many ways. But the trading side, Tom, has carried this business through the last few years. That FIG business has delivered significant profits, which is why when James Mamolka, the CFO, got up the other day and talks about the fact that he sees 50 to 20% downside in Q2, everybody sat up and paid attention because they're really good on the FIG side. And the fact that they were seeing that, everybody was wondering whether or not they could extrapolate that into the full year. He says he doesn't think so. Guy, does he think that higher rates in the Euro region are good for European banks? They have been. At some point he said the net interest income tailwind that they have received from higher rates. Sto leggendo adesso il report della Bank of England, ve lo faccio vedere velocemente, eccolo qua. Beh, quello che è interessante è questo. I guadagni, insomma, il guadagno medio orario del settore privato nei 3 mesi fino a aprile, no, in 3 mesi fino a aprile, sì, è aumentato del 7,6%. Cioè, ragazzi, è tanto, is likely to be a better environment for that FIG business to operate in, and maybe Q2 was a blip. You know, we don't talk about this often with Deutsche Bank, but back in 2019, they cut 18,000 jobs and said that they were exiting global equities. They've made a big retrenchment, and now they're looking at e poi qui ci sono le minute, magari le discutiamo oggi pomeriggio dopo che ho fatto, insomma, un po' una sorta di traduzione. You've got to be substantial. Equities has been parked. FIC is where this bank has been incredibly strong, and they've been ragazzi, questa sterlina proprio c'è stata solo volatilità praticamente. That's not where he wants this bank to be. He is looking at a more capital-light model. He is looking at a less volatile model. Questo è 3 minuti, cioè stiamo ancora dentro i range di prima. Investment banking, trading is a lower rated business because of the volatility that comes with it. He wants to take the bank away from it and therefore by extension maybe deliver for Deutsche and its shareholders a higher rating. And I think that's where aspettiamo la chiusura oraria e poi ragazzi vediamo che cosa fare. A really interesting Paris Air Show, certainly the most interesting for me way since the pandemic. I just thought it was fascinating. The size, the number of orders. You spoke with the chief executive officer of Toulouse Airbus. Airbus seems to be real competition for Boeing. Who's winning that battle right now? Who has a technological Ciò che richiede con tassi di interesse alti non dovrebbe agevolare le banche commerciali? Beh, in realtà no, perché le banche poi per chiedere soldi a prestito dalla banca centrale devono pagare adesso molto di più e devono far ricadere quel costo sui clienti, sulle imprese, insomma, su tutto ciò che riceve credito. Bisogna vedere quanto regge il settore questo credito, questo aumento del costo del credito. As we saw markets opening up, that narrow body market has become huge, and that's where Boeing has struggled with the 737. But the Boeing still has strength in wide bodies, and I think that's where it gets really interesting. Boeing has had a really tough time. Look at the news out of Spirit. Spirit is going on strike. The staff over at Spirit have rejected an offer that unions backed. Boeing is having a really tough time with a number of different issues. They're both facing different challenges. Euro-dollaro continua un po' a scendere, il dollaro-yen sta rimanendo su quei livelli e sterlina anche. My takeaway from the Paris Air Show was that demand is still absolutely sensational at the moment. Right. You then plug that back into the central bank story, the Bank of England today. It is an economy that it sees as being stronger. The consumer is still stronger. Jay Powell has talked about that. We've seen it in the data. And then you plug it in that macro volatility into Deutsche. These are how these stories connect.
But the takeaway from all of them, I think, is that the economy is actually in relatively good shape, and that's something that central banks still have to lean in on. Guy Johnson, thank you so much. In London at Queen Victoria Street. Lisa, I look at this and I take what Guy says there, frankly, your analysis of it as well, and I bring it over to the Bloomberg Launchpad. Vediamo il mezz'ora, mancano 5 minuti ragazzi. Mancano 5 minuti per la chiusura del grafico orario. Il mercato che ha venduto praticamente qui e ha comprato qua, palese. Grafico a 2 ore è questo qui, ma ancora ce ne vuole per chiuderlo. Questo è il grafico a 3 ore. Sembra in realtà voler proseguire ancora al rialzo, un grafico a 3 ore del genere, poi bisogna vedere come chiude sul 5 minuti. Questo è il 20 minuti. Questo è il 5 minuti. So at a certain point, are we looking at restraint in the financial markets that potentially is more significant and accelerating? It's a huge point of tension here. And again, I'm going to show oil threatened here. I don't know where oil fits into this discussion, but nevertheless, the fact is off Switzerland, Norway, and the United Kingdom on recession worries, I guess, 71.10 down $1.43. Vediamo che fa, questi ultimi 5 minuti prima della chiusura oraria potrebbero essere determinanti. Well, I mean, we heard a pretty hawkish tone yesterday, and yet this is sort of the offset. Atlanta Fed President Raphael Bostic coming out with comments that were much more dovish. He really was the one who wanted to stay on hold. He said, "We have good reasons to expect our policy tightening will be increasingly effective in coming months, which would accelerate progress to that end," meaning reducing inflation. This idea that the longer that you extend the x-axis of 5% or 5.5% rates, the more pain 20 you minuti. inflict on an economy. That is the mystery underpinning the U.S. picture and the distinction with Europe. Please stay with us. It is a fascinating day out there. Turkish lira through 24.20. Sterling a 128 then pulls back. Dicono che ci sono anche dei casini per quanto riguarda la lira turca in questo momento. Nel frattempo mancano 4 minuti alla chiusura della sterlina, vediamo se affonda. Nel frattempo vado a cercare la lira turca, ragazzi. Mamma mia, la lira turca ormai è proprio andata, ragazzi. Questo è il grafico a 7 ore. Quanto è salita da questi livelli? 3%, è follia. Ritorniamo alla nostra sterlina. Expect returns in his investment company, Berkshire Hathaway, to outperform the S&P 500 over the next 5 years, adding to an incredible run in which Berkshire shares have returned more than 3 million% in the almost 6 decades Buffett has led the firm. Grafico a 20 minuti, siamo ritornati a 1,2770. Può succedere di tutto ora. Questo è il 15 minuti. Ancora sembra inequivocabilmente short. Questo è il 20 minuti, questo è il mezz'ora. Vediamo, 27,70 di nuovo. Which might be a drag on performance for now, but as Buffett fans know, usually works out in the long run. On the next episode of The Circuit. So yeah, here we are at Dolores Park. I mean, you've been doing this like 15 years. Yeah. 15 years, that's a long time. This is a long time. Does it ever in get, tech standards. Does it ever get like lonely at the top? Oh yeah. You can have all the money in the world, all the success in the world, but the thing that makes most people happy is just connections and relationships. Watch The Circuit with Emily Chang Thursdays, 10 p.m. Eastern Questo è on il 3 Bloomberg minuti. Television, or Oddio. 8 p.m. Eastern on Bloomberg.com or the Bloomberg app on connected TVs.
for the first, call it 18 years at Chipotle, this was you come into Chipotle along the line, you interact with the crew, and you customize your meal. We've got this separate make line, and it's digitized, and so the orders come in, and they're really kind of staged so that if you say at noon, I want to come in at 1 o'clock, we hold that order, and we will send it to the crew like maybe 10 to 1, so it's ready right when you pull up your car. How do you manage these kind of two different staffing needs, right? And making sure you have the right amount of Allora, manca un minuto alla chiusura dell'orario e vediamo come chiude il grafico orario. È tecnicamente short questo grafico orario, ragazzi. Because if you get the right sales projection, then you know exactly what your staffing needs to be. So if you get the sales right, you can get the entire restaurant staffed perfectly. With just a couple people, our average restaurant now does 30 secondi, vediamo che succede. Per restaurant in digital sales. Business Week Radio, live weekday afternoons at 3 p.m. Eastern. We got a little bit of talking. Come on, are you guys ready? Harnessing the power of Bloomberg Business Week, Carol Masser and Tim Stanivek bring you the latest news from the worlds of business, technology, politics, and more. How does the Fed play into this and what the Fed does potentially? This is so exhausting and this is so all-encompassing. Listen on Bloomberg Radio and streaming on YouTube and Bloomberg Originals. Beh, tecnicamente dovrebbe essere ancora short. Dovrebbe essere ancora short, ragazzi. Vediamo che succede nel pomeriggio. Intanto, ragazzi, io a questo punto vi do l'appuntamento a stasera alle 19. Vediamo un po' come è andata poi questo trade sulla sterlina. Vediamo pure se riesco a fare qualcosa sul Nasdaq. E poi vi aggiorno sulla situazione della lira turca e di tutto il resto. Comunque sia, in ogni caso oggi giornata dove abbiamo visto un forte apprezzamento del costo del denaro su base globale, o perlomeno abbiamo avuto la conferma, perché negli Stati Uniti, ok, abbiamo visto, insomma, sappiamo delle politiche della Fed, in Europa sappiamo delle politiche della BCE, ma adesso c'è stata anche la Swiss National Bank e c'è stata addirittura la banca norvegese, quindi la banca centrale della Norvegia, la Norges Bank, che insomma ha alzato di mezzo punto percentuale il costo del denaro. Quindi la situazione secondo me è da tenere monitorata in modo molto attento, nel senso che su Norges Bank voglio investigare più che altro in merito agli asset che detiene, perché se non erro può detenere anche asset, titoli azionari, se non erro, quindi la situazione della Norges Bank è interessante. Forse devo rivedere, questa era una cosa che sapevo un po' di tempo fa, devo controllare effettivamente se è realtà oppure sto leggendo qualcosa che non c'è. Al momento comunque sterlina 1,2775 rimane sempre su quel livello lì. Penso che, ripeto, secondo me durante la giornata andremo a testare 1,2720, quelle parti lì, perché la situazione per il momento mi sembra, insomma, mi sembra fortemente short, almeno per il momento. Poi bisognerà vedere, molto probabilmente non sta andando su per il momento perché stanno negoziando in parecchi, ossia stanno comprando adesso c'è chi vuole sfruttare questo mezzo punto percentuale sullo swap e chi invece dice ok, la sterlina ha fatto il suo, adesso è il momento di andare giù. Nel frattempo sterlina ritesta di nuovo 1,2770, scusate, andiamo a vedere se magari prova ad accelerare al ribasso questo giro o fa l'ennesimo test per poi un nulla di fatto. Ovviamente vi ricordo, se volete vedere il trade che ho fatto su sterlina, iscrivetevi al canale Telegram, trovate il link in descrizione, è totalmente gratuito. Not since the advent of the auto industry 100 years ago have we seen an investment
like this. Lisa, I'm not prepared for this. It's such a sea change. The goal is for this money Ci to sta finance the provando construction of comunque. 3 battery factories in the United States, and this goes with their $400 billion Questo è un altro livello di breve che potrebbe sentire, questo qua 64, tutta quest'area qua. La sto prendendo sul 5 minuti, quindi lascia il tempo che trova. Questo è il 15 minuti, vediamo il 45, questi sono livelli da combattimento, qua c'è tanta liquidità, c'è tanti scambi secondo me su questi livelli qui. Ci sono molti scambi, come potrebbero esserci qualora dovesse esserci un nuovo test di 1,2750. 1,2760. And that is paramount to what's also undersaid here, which is China owns the battery market. Right, and Republicans and Democrats want to take that market with us. We're making this up as we go. We're ripping up the script. Lisa, bring in Daryl Cronk of Wells Fargo on American exceptionalism. And we're talking American exceptionalism as equities do have a softer tone for a 4th straight day. But Daryl Cronk is joining us with this feeling that perhaps the U.S. is different. He's president of the Wells Fargo Investment Institute and chief investment officer of Wealth and Investment Management. Do you buy into this, Daryl, that there is a U.S. exceptionalism that keeps your eye and Vediamo il 3 ore come ha chiuso. Il 3 ore ha chiuso negativo. Beh, un buon segnale tecnicamente, dovrebbe essere un buon segnale short questo qui. Quindi staremo a vedere, ragazzi. Ragazzi, che dirvi? Io a questo punto vi saluto, vi do appuntamento alle 19, ci vediamo dopo al podcast Trading e Mercati, non so ancora il titolo, però ve lo farò sapere. Ovviamente vi manderò il link nel canale Telegram, che è totalmente gratuito. Ragazzi, a questo punto vi saluto e ovviamente vi auguro buon trading e una buona